Un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono molto contento di farvi vedere e di provare insieme a voi una tenda della Rubens, ditta molto famosa, produttrice di materiali per trekking outdoor, e oggi vediamo insieme la Pioneer 2EX. Questo è il modello del 2022. Come vedete io ancora lo do aprire, qua ci sono i vari fogli illustrativi, le specifiche tecniche, ma questo poi ci arriveremo dopo. Prima di tutto vediamo cosa c'è nella sacca e cosa viene dato in dotazione. E vediamo cosa c'è all'interno. Allora, questo è soltanto una fettuccina di plastica per fermare il tutto. Come avete visto è nuova di pacca, io non l'ho ancora vista e quindi la vedrò per la prima volta insieme a voi. Ok, partiamo dal sacchetto più piccolo, che penso che siano picchetti. Allora, kit di riparazione, molto utile, e classici picchetti in alluminio, direi in abbondanza. Quanti sono? Vediamo quanti sono. 16, 18. Sono 18 picchetti. Sembrano belli robusti. Ok. E qua dentro ovviamente la paleria. Vediamo un po'. Sì, tutto in alluminio. Sì, classica paleria, però mi sembra molto ben realizzata e anche leggeri. Sono degli ottimi paletti d'alluminio. Bene, questa tenda è un doppio telo, quindi ci sarà la camera interna, che è questa, e il telo esterno, che è questo. Diversamente da altre tende si monta prima il telo esterno, e vi faccio subito vedere un po' come montarla e come posizionare il tutto. Adesso mettiamo la paleria. Questa è la paleria, in più c'è anche un piccolo cilindro d'alluminio per la riparazione. Il montaggio è molto semplice, c'è un elastico all'interno che fa sì che appena piegate il palo si innesta quasi in automatico. Ok, quindi 1, 2 e 3. Come si vede sono due pali più corti e uno più lungo. Uno più lungo va messo nella fettuccia centrale e lo riconoscete anche perché la punta è rossa e qua è rosso anche questa parte della fettuccia. I pali si mettono dentro i suoi scomparti dalla parte piatta, non dalla parte con questo scasso, perché questo qui servirà poi per tendere la tenda. Mi raccomando, la paleria fatela arrivare fino a questo punto qua, inserendola fino in fondo, perché se no non riuscirete mai a tensionare la paleria, quindi fatela arrivare fin qua. Possiamo mettere in tensione i pali con i ganci in fondo. Ora vi faccio vedere, all'estremità ci sono questi due occhiali dove dobbiamo incastrare il palo tramite quello scasso che vi ho fatto vedere prima.
adesso che avete tensionato tutta la paleria, come vi ho fatto vedere, possiamo iniziare a mettere i picchetti da tutti i lati. Mi raccomando di tensionarla sempre al massimo, anche tramite queste lacci, vedete, riuscirete a tensionare al massimo tutta la tenda. È indispensabile questo accorgimento, perché almeno tutta la struttura risulterà molto più solida. Una volta messi 10 picchetti, mi raccomando, tensionati bene, il telo esterno è pronto. Già così si può vedere che è veramente spaziosa ed è di una qualità veramente alta. Io ho provato anche altre tende di altri brand famosi, anche italiani, e devo dire che questa secondo me li supera. Questa è veramente ben realizzata. Io vi consiglio anche di usare i tiranti in dotazione, perché col vento potrebbe oscillare, anche se così, come vedete, è bella solida, A tutti gli angoli ci sono queste fettuccine da regolare. Mi raccomando, tensionate e mettete i picchetti ben solidi a terra, perché se no si sfilano. Qua sono presenti anche dei ganci per tenere aperta la porta. Questi sono veramente comodi, ce ne sono 2 e potete tenere aperta la porta di ingresso. Adesso entriamo dentro e montiamo la seconda camera, che è molto semplice e veloce. Questo è l'interno senza ancora la camera da letto, diciamo, ed è veramente grande. C'entrano benissimo gli zaini, le scarpe, tutto il materiale per l'escursione, e ci si sta in 2 molto larghi. Ovviamente, come in tutte le tende di un certo livello, ci sono le finestre anticondenso di areazione. Ecco fatto. Tramite una fettuccina rigida è possibile tenerle aperte in posizione e far sì che la condensa esca, o perlomeno non si formi. Di queste finestre ne sono presenti 2 da entrambi i lati. Tramite fettuccia rigida è possibile aprire la seconda finestra, anche qua col suo tirante e il tensionatore, che sono veramente utili e indispensabili questi tensionatori. Anche la porta d'ingresso alla tenda è veramente grande e comoda. Questa è la camera interna. Per montarla la aprite, la stendete bene. Qua, come si può vedere, ci sono dei gancetti per fissarla e tensionarla ai lati. Questi qua vanno agganciati praticamente nei loro occhielli. Come si può vedere, è elasticizzato, quindi non si rischia di strappare il tutto. Ovviamente ognuno di questi ganci ha il suo tensionatore. Risulterà tutto estremamente solido. Tramite tutti i gancetti che ci sono su questa camera interna è possibile tenerla in posizione. Qua ovviamente ci sono le 2 zip per aprirla, e dentro, come vedete, è tutto estremamente spazioso e comodo. Ci si sta molto bene in 2 con gli zaini e tutto. Ovviamente gli zaini li metterete qua con i vostri scarponi nella veranda esterna, anche qua è molto spaziosa, e qua ci starete comodamente in 2. Come vedete, qua le cuciture sono di altissimo livello, infatti sono doppie cuciture, e all'interno cuciture nastrate per rendere il tutto ancora più impermeabile. Qua si vede molto bene, sono tutte completamente nastrate.
per impedire l'entrata dell'acqua. Altra cosa molto interessante, mi ero scordato di dirvi, della camera interna, sono i portaoggetti laterali, dove potete mettere i cellulari, la torcia frontale, qualsiasi cosa. Questa è la presa d'aria anticondensa vista dall'interno ed è provvista anche qui di una zanzariera, e notate la parte dove c'è la paleria in tensione che è nastrata e rinforzata con dei triangoli di tessuto per far sì che la struttura non si deteriori nel tempo e sotto sforzo. Adesso che l'ho montata, vi ho fatto vedere com'è, quanto è grande, vi leggo un po' di caratteristiche principali. Allora, le dimensioni ve le metto a video perché sarebbero troppe da elencare. Vi dico le principali: la lunghezza totale 395 cm, la larghezza massima 140 cm e l'altezza massima 105 cm. Poi ovviamente ci sono le dimensioni della veranda, le altezze massime tra le palerie, insomma in video vedrete tutto ed è molto semplice. Il tipo di tenda è una tenda a tunnel, questo si vede subito. Il telo esterno, anche detto doppio tetto, è di materiale 100% poliestere Hydrotex Core 75D 190T. La tenda interna, anche questa in poliestere 68D 190T, traspirante, e il pavimento interno è in poliestere 75D 185T, resistente fino a una colonna d'acqua di 6.000 mm. La confezione è 54 x 20 cm per un peso massimo di 2,9 kg e un peso minimo di 2,5 kg. Palerie in alluminio. Su questa tenda sono stati effettuati dei test nella camera del vento fino a 195 km/h. Vediamo veramente quanto è il peso effettivo. Circa 2,9 kg. Che dire di questa tenda? A me piace veramente tanto. Il peso non è ovviamente una tenda ultralight, ma è una tenda per stare comodi. Io la consiglio praticamente quasi a tutti quelli che vogliono fare escursioni non sui crinali in pieno inverno, sopra i 2000 metri, ma se volete fare delle escursioni primavera, autunno, estate, questa va più che bene e sicuramente non vi deluderà. Ovviamente la Robens è una marca di alto livello, tessuti, materiali, picchette, tutto di alto livello, quindi vi durerà parecchi anni. A me sinceramente piace molto e oggi me la godrò in questo splendido bosco. Sta quasi facendosi sera e non vedo l'ora di provarla. Come sempre, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale. Io vi ringrazio tutti per il supporto che date a questo canale YouTube. Per qualsiasi domanda scrivetemela nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti.